inutile che continuate. Vogliamo che tutti i cittadini siano trattati di fronte alla legge alla stessa maniera. Vogliamo la verità e voi non nascondete la verità. Diteci dove sono andati i soldi dei Veneti e diteci i nomi di chi non ha pagato i debiti. Poi cominciamo a ragionare. Bravo! Sono gli amministratori delle banche che hanno la responsabilità di aver truffato la gente, perché il vero errore, la vera cosa grave che è stata fatta in Veneto è di aver spiegato alle persone che comprare azioni o comprare obbligazioni era come tenere i soldi in conto corrente. E questa è stata una grave responsabilità che chi l'ha fatta deve assumersela davanti alla magistratura e davanti ai cittadini. Sì, ma cosa c'entra qui Mescai che mi ha fregato? Cosa c'entra? Valori umani, se li possono mettere da qualche parte. Io l'ho messo qua, ho messo dei soldi. Moneta. Dov'è? Adesso noi dico 800 euro di pensione, dovremmo pensare per la badante, perché la moglie ha 80 anni e ha problemi fisici e i soldi non gliene più. Come fermo? E mi ha fregato di tutti quanti a banca a Cacecuco, Veneto Banca a Cacecuco. Allora lì E quindi i soldi là li ho presi in Libia. E i soldi sono miei, io li ho messi là perché mi danno indietro, per gli interessi. E se non li mettevo la compravo un'altra 2 macchine di epoca. Mia mamma da ieri non c'è più mia mamma. È morta anche da dispiacere di queste cose perché si fidava di quelli della banca, si fidava dei cassieri. Era come un figlio per loro. Gli veniva a vendere le azioni a casa, non esiste sta cosa. Gente che aveva già un'invalidità. L'hanno trattato sempre come un figlio. Hanno fatto le messe in azioni, glieli hanno mangiati tutti, senza nessun rispetto di niente. Mia mamma ieri gli abbiamo fatto il funerale, ma anche questa è stata una cosa che gli ha dato la botta di grazia. Quando che entra il controllo da parte della BCE in Veneto Banca, il BCE disse qua la situazione non è buona, bisogna svalutare le azioni e vi è fatta la prima svalutazione del 30%, questo nel 2015. Quindi la svalutazione del 2015 del 30% è stata sì ciapata con qualche imprecazione, ma niente di drammatico. Dopo l'assemblea di trasformazione, che la sa sviluppare sulla scorta di tutta una serie di affermazioni fatte dalla gestione voluta da BCE, Banca d'Italia e governo, è successo il patatrac. Noi altri, quando che siamo andati a votare per la trasformazione, si è stati indotti a votare sulla scorta di una campagna mediatica terrificante. Praticamente a reti unificate, tutti i giornali, tutte le televisioni d'Italia, e diceva che bisognava trasformarsi, che la trasformazione in società per azioni era la panacea di tutti i mali della banca e che sicuramente dopo che sarebbe stata una ripartenza della banca. La BCE ne diceva, voi altri dovete trasformare la banca, ricapitalizzarla velocemente e quotarvi in borsa. La truffa dove era stata? La truffa è stata che quando noi altri siamo andati a votare ne era stato garantito che il piano industriale era un piano serio, ma ne era stato garantito che era la garanzia da parte di Banca Intesa di acquistare l'inoptato sul successivo aumento di capitale, perché veniva imposto un aumento di capitale di 800 milioni. E allora non state a preoccupare, andate a fare la trasformazione,
facciamo l'aumento del capitale, quel che lo compra il mercato lo compra Banca Intesa, perché un aumento di capitale sicuro, se va in borsa dopo sarà quel che sarà. Molti accredesta questa fiaba. Subito dopo la trasformazione invece arriva la doccia fredda. Se si trova nella situazione incredibile di aver fatto una trasformazione e non avere la possibilità di fare l'aumento di capitale, perché senza garanzia sull'acquisto dell'inoptato è alquanto imprudente andare a affrontare un aumento di capitale. In più ve n'è un altro passaggio che mi tengo a sottolineare moltissimo. In ogni società, quando che nella trasformazione, quando che in una variazione della struttura sociale, viene riconosciuta, in forza di quelle che le previsioni statutarie del codice civile, la possibilità per il socio che non è d'accordo di recedere. Nella vicenda delle banche popolari venete, un decreto della Banca d'Italia ha impedito il recesso. Noi altri non abbiamo neanche la possibilità di recedere, dicendo, mi non vuoi diventare SPA, dammi in drio i soldi che vi stabilì a recesso e voi altri fate il vostro percorso. Banca d'Italia ha impedito il recesso, ovviamente con l'avallo del governo. Allora, quella sera io ho visto la macchina proprio sotto la banca e mi sono anche chiesta, ma forse qualcuno che debba lavorare per fare qualche spettacolo per sotto Natale. E poi stessa macchina ho visto anche il giorno dopo, allora mi sono permessa di intervenire e niente, mi sono avvicinata, ho chiesto al signore se aveva bisogno e lui ha cominciato a spiegarmi tutta la storia della sua vita e la sua motivazione. Felici e contenti. Li abbiamo fregati, dicono loro. Lasciamo loro le sofferenze e noi andiamo a fare lo shopping. In galera però. Molto e bella cosa e grande sapere guadagnare il denaro, ma più bella cosa e maggiore è saperlo spendere con misura e dove si conviene. E sapere ritenere e guardare, custodire quello che ti è lasciato dal tuo patrimonio o da altri. A proposito custodire il denaro. Custodire il denaro. Quello che ti è lasciato dal tuo patrimonio o da altri parenti è sopra, va oltre le dette virtudi. Però che quello che l'uomo non guadagna è più agevole a spendere che quello che guadagna con sua fatica e con suo sudore e sollecitudine. Ma i vampiri cosa fanno i vampiri? Lei non ha sentito? Sono del paese dei vampiri io. Tu sei della Transilvania? No, non sono da Transilvania, ma sono della Romania. Lei non sa cosa significa vampiri? Quelli che succhiano sangue, no? E questi sono vampiri dei soldi, quelli che rubano soldi alle persone. Come un vampiro viene a succhiare il sangue, questi hanno succhiato i nostri soldi. Quelli che hanno succhiato. Purtroppo hanno una minima coscienza di sentirsi dei ladri. Ma hanno la coscienza? Non lo hanno. No, hanno. L'hanno venduta. Hanno venduto come Giuda. Come Giuda. Hanno venduto la coscienza. E minimo si sono lavati le mani come Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie a tutti per la salvazione, e tutto qui ancora possono salire lo Stato italiano e Lasciami in pace! In pace!
Lasciami in pace! Lasciami in pace! Lega! Vedi che ti tiro via, non vedono niente! Dai, Marin! Marin! Se state zitti! Se state zitti così arrivate voi! Tu non fare questo! Questi stati tutti zitti! Tu combatti! State tutti a casa con paura! Non fare questo! Solo che non sono inginocchiato per i miei soldi! Loro hanno detto che poesie, sono responsabile della mia vita. Vengono Denaro serve per vivere, non si vive per denaro, serve per vivere. Quando però ti prende il cuore, Cristo aveva detto non si può servire Dio e il denaro, intendendo Dio evidentemente per colui che è il Padre e che ha dei figli, che è l'umanità. Non si può servire il denaro e la dignità dell'uomo in cui vive Dio. Dalla mia esperienza però di questi 3-4 anni nei quali ho incontrato moltissima gente, io ho incontrato solo povera gente che diceva solo banca tieni i soldi, custodiscimi, nel presupposto, nella loro ignoranza, perché poi c'erano persone che non si potevano, come si potevano imbrogliare, è più che dico che sia un omicidio, no? E qui che ho incontrato, gli ho detto noi altri siamo andati perché ne tieni i soldi, dopo che io li abbia da investire a fare un affare suo, però la garanzia che il mio denaro è mio, come che ho detto che si è messo fuori dalla banca veneta a Montebeuna e ho detto c'è l'operaio, so cascato, mi sono rovinato la vita, io mi guadagno indubbiamente un risarcimento di danni, ma sti 100.000 euro se mi e se è giusto che mi dà in Dio. Avevo il coraggio di affrontare anche il dolore e la sofferenza. Era pronto a dormire in macchina anche per mesi, gli ho detto. Ma i miei soldi li voglio. Se avessimo in mano 50 Marine, noi altri potremmo avere sicuramente vittoria sul piano della giustizia. Se uno crede che la ricchezza sia lo scopo per cui è vivo, diventerà avaro sicuramente, perché fa del denaro la sua sicurezza, il suo Dio. Qua c'è il quinto comandamento, non uccidere. Non si uccide solo sparando a uno, si uccide portando via la serenità della vita, della vecchiaia. I soldi non si roba stampata a Roma, i soldi sono frutto di una vita di lavoro. Uno mi ha detto, Domenico, non ho scelto, non sono andato da nessuna parte, non sono andato da nessun viaggio, poi ho detto, cosa vecchio, non voglio pesare su me fiori che già i sorogne, e che porta via tutto, quindi che porta via vita, e che porta via vita alla gente, soprattutto ai più deboli, ai più anziani. Caino e Abele, Antico Testamento, Giuda che vende Cristo per denaro.